Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi nel mio tugurio, come tutti i lunedì. Oggi vediamo un po' come sistemare la zona tonio per mettere un po' in ordine, perché visto che sto cercando di specializzarmi nella costruzione di penne e quant'altro al tornio, le finiture sono infinite e ormai non so più dove metterle. Ogni volta apri i cassetti, giri i cassetti, non si trovano mai. Allora ho deciso di costruirmi un paio di scaffali dove appoggiare le finiture, le cere, le cose che utilizzo di più, per appunto averle a portata di mano e essere più agevole nelle varie operazioni. Bene, andiamo a cominciare. Oggi prima o dopo vedrete anche il mio nipotino Gabriele, nipotino per modo di dire perché è un bestione più grosso di me, e che mi aiuterà gentilmente in questa sistemazione. Andiamo a cominciare. Oltre a farvi vedere appunto quello che vi ho spiegato prima, vi spiegherò anche questi vari prodotti, che sono quelli che appunto dopo andrete a vedere nei prossimi video in questa zona qua, nella zona al di là del tornio, che appunto mi servono per fare le finiture delle penne. Non so se si nota la penna che è bella lucida. Questa plastificazione è data da 7 mani di ciano acrilato. Io ne ho uno più fluido, una presa media che non è proprio velocissima come l'altra, che poi ho questo qua che è più grande, da 50 grammi, che è sempre a media presa e è però un po' più denso, quindi è più facile da distribuire. Se dovesse tardare a indurire, c'è anche l'attivatore. Io di solito questo lo uso quando devo indurire alla svelta il ciano acrilato, che mi tiene anche gli inserti dove vanno montati i meccanismi appunto delle penne. Poi finalmente anche nel tugurio è arrivato il Danish Oil originale della Rustins. Questa qui è un'altra finitura a base di melamina, che è spray perché quella liquida non era disponibile. Ci sono le due finiture per i vari oggetti, il Shellac Wax crema e il polish, quello per tirare tutto bello lucido. Questo è la versione Pedal Woodworks o Tugurio Oil del Danish Oil che mi sono fatto io. Questo è alcol denaturato che serve prima di cominciare la stesura delle varie mani di ciano acrilato per tirare la penna bella lucida. E questi sono dei panetti, delle pezzuole con una specie di gomma piuma dentro per la lucidatura finale delle penne. Si parte da una grana di 1500, la più grossa, fino a questa che è quello grigio chiaro qui, è la finitura finale, è a grana 12.000, quindi potete immaginare che bella finitura liscia che viene fuori. Qualche fortunato di voi riceverà una penna, vi spiegherò come, quando lancerò i contest dei 200 iscritti insieme con Diego Beltramaker e Stefano di Fai da Te. In senso, vi spiegherò, vi farò vedere dei modelli di penne e appunto il vincitore del contest sceglierà un modello come premio con la scatoletta naturalmente. Bene, adesso vi ho spiegato un po' le varie cose che vedrete nei prossimi video qua nella zona tornio. Andiamo a cominciare, perché sennò qua il video diventa troppo lungo e dopo invece di iscrivervi vi disiscrivete, che non va bene, che sennò il contest non lo facciamo più. No. Aspetta. La livella.
Gabriele la livella là. Tirati via la luce che non si vede niente. Sì. Mi sono convinto. Mettiamo una. Arriva una. Se che nos vamos a pagar. C'è. Ecco, così finalmente usiamo anche il, come si chiama? Lo snodo. Lo snodo a 90 gradi della Parkside. Non è bellissimo, ma il suo porco lavoro lo fa. Vediamo se riusciamo anche a evitare quello in dentro, ma penso sia duro. Io direi che basta anche una sola vite. Tanto questo era un rinforzo. Sì, sì. Basta una vite sola. Male, fatta da me. Pasta abrasiva da carrozzeria e polish, sempre da carrozzeria, vanno bene lo stesso. Poi mettiamo questa roba qua, questo qua, mettiamo il pattapenne che mi serve così. Lo spiralato lo mettiamo qua, lo spiritato lo mettiamo qua, l'altro lo mettiamo là, la colla la mettiamo qua, più carino così, direi, più ordinato anche un po'. Poi mettiamo i due cose che tanto questi va bene così. Questo lo uso più. Questo non serve qua. Qua delle frese. Le frese parliamo. Bisogna fare un posto anche per le boccole, ma
Mannaggia la mucca, dovrei fare anche un posto per le mucche. Ci penseremo al prossimo video. Bene, come avete visto un po' di ordine sembra fatto. Ho lasciato qua lo spazio libero appunto per continuare la sticker wall. Se anche tu vuoi condividere l'adesivo con me, sotto trovi il mio indirizzo email, puoi contattarmi e ci scambiamo indirizzi e anche i nostri adesivi. I prodotti che vedete qui e vedrete nei video della realizzazione delle penne sono stati messi a disposizione da Fila Utensili Manzanese di Manzano Udine. È un negozio non tantissimo grande ma fornitissimo a veramente l'impossibile. Spedisce in tutta Italia e che dire, sono gentilissime sia Pamela sia la zia, che adesso non mi ricordo come si chiama, però sono disponibilissime e simpaticissime. I prezzi sono buoni, la qualità dei materiali è ottima, che dire, spero che magari più avanti di cominciare una collaborazione un po' più seria, diciamo un po' più cospicua, e magari di riuscire a ricavare anche qualche coupon sconto. Naturalmente, prima di salutarti definitivamente, ricordati di iscriverti al canale, di mettere un bel pollicione in su se il video ti è piaciuto, clicca naturalmente la campanella di fianco al tasto iscriviti, così non perderai i prossimi video e rimarrai sempre aggiornato. Se vuoi supportare il canale e aiutarmi appunto per fare il giro a questo nuovo acquisto di materiali, per cercare di rendere i miei contenuti migliori, sotto trovi il link di PayPal dove puoi offrirmi anche solo un caffè, oppure il link della mia lista di desideri di Amazon, dove ci sono alcuni oggetti e tra virgolette macchinari che avrei piacere di portare in Tugurio per dopo provarli per voi e farvi vedere come funzionano. Vi ricordo che il 27, che sarebbe domenica prossima, io, Diego Beltamaker, Stefano FS e non so se ci sarà anche qualcun altro qua nei dintorni del Veneto, ci troveremo alle 3 del pomeriggio all'Obbia Mestre per andare a conoscere Matley. Poi lunedì, se non facciamo tanta festa tra di noi, vi farò vedere cosa realmente abbiamo fatto, e naturalmente dobbiamo lanciare anche il contest dei 200 iscritti, che finalmente ce l'abbiamo fatta. Bene, dal Tugurio è tutto, ci vediamo lunedì prossimo, spero. Che dire, ciao, grazie.